Che cos'è un computer fotonico? Perché qua ne parliamo, ma Allora, magari ce lo puoi spiegare. ci provo. Allora, un computer fotonico è un computer esattamente, noiosamente come quelli che abbiamo in casa, cioè non fa niente di più, niente di meno. Come cosa fa? Lo fa solo consumando molta meno energia e molto più rapidamente. Cioè, la grande differenza rispetto a un computer normale è proprio nella tecnologia che usa per fare i calcoli. Di nuovo, magari con la storia ci arriviamo meglio. Cioè, Ok. i primi computer erano a ingranaggi. La macchina di Babbage era a ingranaggi. Lovelace e Babbage. Molto affascinante. Però poi siamo passati ai triodi, alle valvole, quelle che adesso sono negli amplificatori delle chitarre elettriche, Ok. che andavano molto meglio. Cioè non è un ingranaggio più veloce, è proprio un'altra tecnologia. Dopo i triodi ci abbiamo decodificato i codici nazisti. Non so se hai visto il film su Turing, non so com'è il titolo in italiano, La bomba. Non lo so. Comunque, era quello il computer, occupavano stanze, le valvole si bruciavano, le rimpiazzavano, eccetera. Poi siamo passati al transistor, che funziona come una valvola, fa la stessa cosa, però non è un miglioramento della valvola, è proprio un'altra tecnologia. Io spero vivamente che dopo il transistor venga la fotonica, come c'era appunto per le fibre ottiche, poi la facciamo anche per fare i conti, non solo per trasferire informazioni. Come mai secondo te non si è partiti dalla fotonica? Perché non c'eravamo, non c'era la tecnologia. Cioè, non si è In partiti. che senso? Perché c'è il laser. Sì, ma allora, giusto. I Bell Labs, noi non abbiamo inventato il concetto di computer ottico. I Bell Labs negli anni 80, fine anni 80, quindi 35 anni fa, giù di lì, ci sono svariati studi sul computer ottico, solo che era su un tavolo ottico, cioè era fatto con i laser, le lenti, delle schede che bloccavano la luce, delle interferenze, cioè avevano fatto un computer ottico, però avevano il transistor e questo computer era sostanzialmente occupava tutto un tavolo ottico per fare pochi conti, cioè era enorme, era molto sensibile, eccetera. La capacità di fabbricare PIC, Photonic Integrated Circuits, quindi circuiti integrati fotonici in cui la luce è guidata come in una fibra ottica, ma invece di essere una fibra ottica è fabbricata sul chip, cioè è proprio scritta, il percorso della luce e tutti i vari elementi sono scritti su un chip. E questa tecnologia non è nuovissima, però è arrivata a un livello decente per iniziare a fare questa cosa da pochissimi anni. Per certi aspetti ancora non ci siamo, volendo. Ma cioè, come mai a questo punto hanno continuato sei transistor e non nella fotonica? E un'altra domanda anche. Sì. Hai detto computer ottico. Sì. E vedo sempre che fotonica e ottica si intersecano spesso. Come Allora, cioè, dire computer fotonico e computer ottico è la stessa cosa? È come dire, non lo so. Allora, la fotonica è una sottobranca dell'ottica. L'ottica è tutto ciò che studia propagazione della luce o radiazione elettromagnetica. La fotonica è quando, ora qualche fisico mi spara, Che salutiamo. Esatto. È quando la luce è confinata in uno spazio della stessa grandezza della sua lunghezza d'onda. E quindi la fisica è sempre la stessa, ma ci sono delle approssimazioni che di solito si usano sempre in ottica che non puoi più usare. Cioè devi andare proprio a vedere come si comporta il campo elettromagnetico oscillante in quel percorso, in quella condizione. Oppure la fotonica è anche studiare intensità particolarmente alte di luce in cui strani effetti non lineari succedono. Diciamo è una sottobranca dell'ottica. Però sì, computer ottico, computer fotonico, io li uso abbastanza in maniera intercambiabile.
Ok, e tornando a quella che ti ho chiesto prima, ma secondo te come mai si sono concentrati di più sul transistor e non sulla ottica? È perché funziona. Ok. Cioè, nel senso... Però, Sì. magari hanno speso, magari ok, lavoravano 10 ore al giorno e magari potevano dedicare 5 ore al giorno, poi sto facendo assunzioni, magari non è No, neanche certo, così. sì. Credo siano più gruppi di ricerca diversi. Mhm. Però sostanzialmente al momento c'era la tecnologia Ok. per fare l'elettronica e non ancora per fare la fotonica. E il problema è che, cioè, noi a volte abbiamo, non so, ho fatto un giro all'ufficio, abbiamo alcuni quadri di vecchi chip Mhm. che sono di una complessità simile a quello che abbiamo noi adesso. Però se tu adesso, il problema è che non stiamo sviluppando nel vuoto questa tecnologia, e che quindi se tu vai sul mercato con quel chip lì, prestazioni migliori ma a stessa potenza di calcolo, la gente dice va bene, ma Sì. il mio cellulare è più potente, cioè non la stai sviluppando nel vuoto. E al tempo non c'erano gli strumenti, adesso ci sono gli strumenti, c'è l'elefante nella stanza che dice sì, ma non puoi commercializzare una tecnologia solo perché è buona, deve essere migliore di tutto ciò che Sì. esiste per convincere la gente a passare. E in questo momento volevi dire qualcos'altro? No, cioè magari aggiungo, la cosa è tipo le fibre ottiche per la comunicazione, anche se cavi oceanici, eccetera. Sì. Siamo arrivati a un certo punto in cui erano la novità, non ci si fidava, non si sapeva bene come sarebbero funzionati, però i vantaggi erano così innegabili che è certo che passa la fibra ottica. Ci sta. E l'idea nostra è di arrivare a quel punto lì e poi certo che passa il computer fotonico. Che senso ha continuare a usare l'elettronica? Congratulazioni! Sei arrivato alla fine della clip. Per vedere l'episodio completo puoi cliccare qui. Cosa aspetti?